Buongiorno web amici, benvenuti a un altro video del calendario. Oggi due novità: recensione dello scooter che vedete qua, che adesso vi spiegherò, e una possibilità per chi non ha mai provato un mezzo elettrico e magari si vuole approcciare la prima volta senza doverlo comprare. Possiamo andare ad affittarlo, come vedete qua, noleggiarlo presso, se siete nella zona di Torino, provincia o vicino, possiamo andare alla Motor Green e noleggiarlo. Possiamo noleggiarlo per ore, per giorni, per weekend, per settimane. Quindi adesso poi vi metterò i prezzi sopra per farvi vedere quanto può costare, quanto costerà. Ok, andiamo a vedere il mezzo. Io lo trovo molto interessante, l'ho preso prima per spiegarvi questa cosa del provami, che secondo me ci sta, che uno un po' incuriosito, un po' titubante, prova un mezzo tranquillo, tra virgolette. Ovviamente non è una moto come la Zero, come il resto, però uno scooter adatto per la città, casa, lavoro, casa e fare commissioni. E devo dire che come approccio ci sta tutto alla grande. Quindi vi invito ad andarlo a provare e poi dopo valutate. Se dovete acquistarlo, mi raccomando, chiamatemi che vi do un codice per lo sconto, qualsiasi mezzo sia. Tolto questo, andiamo a vedere il mezzo. Lo trovo interessante. Primo, per il discorso provami, che lo trovo veramente molto interessante. Secondo, perché se lo guardate bene assomiglia molto a uno scooter che abbiamo noi in Italia ormai da anni, quindi alla famosa Vespa. Come potete vedere, la linea è molto simile. Marca YL, spero che si pronunci così. Ci sono tre modelli: W1, W2, W3. Questo è il W3. Iniziamo con la colorazione. Colorazione esiste solo in questo colore al momento, quindi possiamo avere solamente questo colore, e devo dire che a me piace veramente molto, è bellissimo questo colore, davvero spettacolo. Secondo, è un 125, quindi è omologato come L3. Possiamo andare in due, difatti se noi notiamo qua abbiamo le pedaline a scomparso. Guardate un po' che bella sella abbiamo per andare in due, veramente comoda. Qui non possiamo dire che non c'è la comodità della sella. Abbiamo anche una piastra per poter mettere un bauletto se necessita, e ha questa linea un po' moderna e vintage insieme, a partire dagli specchietti cromati, la banda vedete bianca qua sulla ruota, che a me piace tantissimo, veramente piace tanto, e un display che adesso poi vi farò vedere dopo, facciamo come al solito il giro panoramico, un display bello, luminoso, grande. Ma veniamo al dunque: motore sulla ruota posteriore Bosch, quindi motore Bosch, motore affidabile, quindi un motore non marca Pinco Pallino. Batterie che poi noi andremo a vedere qua, perché sotto qua abbiamo le due batterie da 60 volt l'una, 32 ampere l'una, per un totale di 64 ampere. Queste batterie da 64 ampere ci permettono di fare un centinaio di chilometri. Velocità massima 75 km/h. Frenata anteriore, frenata posteriore, come vedete, disco davanti, disco dietro, frenata combinata, quindi quando schiacciamo il sinistro in contemporanea frena il davanti e il dietro, il famoso CBS. Ok, come vedete qua ha l'interruttore generale, e qua abbiamo anche un cassettino dove mettere proprio qualche cosettina, diciamo il cellulare, qualcosettina così, non ha tantissimo spazio. Ok, poi andiamo a vedere bene i dettagli con l'altra telecamera, vi faccio vedere. Illuminazione, spettacolo, illuminazione bellissima. Questa striscia che vedete qua mi fa impazzire, alla notte è veramente bello. Anche il faro con questa specie di X è veramente bella. Questo è il frontale, quindi vediamo il frontale così, scudo da Vespa, pianale piatto, quindi possiamo appoggiare tranquillamente i piedi, ci stiamo veramente comodi alla grande. Come vi dicevo prima, motore sulla ruota Bosch, ok, e ha un doppio ammortizzatore, come vedete, uno da una parte e uno dall'altra. Ecco qua, Bosch, 4 kW, faro posteriore già moderno, veramente
accattivante, io lo trovo veramente bello, ma lo trovo proprio fatto bene, devo dire, proprio bello, mi piace un sacco anche questo colore di questa sella. Cavalletto centrale, cavalletto laterale. Andiamo a vedere sul nostro quadrante enorme, come potete vedere abbiamo la percentuale della batteria, abbiamo il P di parking, nel senso che non parte se non schiacciamo il tasto che è qua, quindi teniamo premuto un po', ecco qua, si aziona. Qua abbiamo le velocità 1, 2, 3, le mappature, abbiamo le luci, ok, le 4 frecce, ok, poi abbiamo il clacson, frecce con il che c'è il ritorno e l'abbagliante, ok, l'abbagliante e anche il lampeggio. Devo dire che è completo, mentre questo qua è un tasto dove noi andremo a cambiare, per dire l'ora, che vedete lì c'è l'ora, abbiamo la temperatura. Boh, adesso è sul cavalletto centrale, quindi io posso farlo girare per farvi vedere il funzionamento. Ha una frenata rigenerativa solo sull'accelerazione. Cosa vuol dire? Che quando io accelero e lascio inizia a recuperare energia, non ce l'ha con la frenata, ok? Andiamo a vedere nel sottosella. L'unica cosa che a me non piace è proprio solo questo blocchetto, che lo trovo veramente molto grande e un po' bruttino. Facendo uno scarto si apre la sella, qua abbiamo l'interruttore generale che vi dicevo prima, e sganciando questa leva qua, ecco qua abbiamo sotto le due batterie da 60 volt 30 ampere, quindi il peso è sotto di noi, concentrato sotto di noi, e ci dà la possibilità, come avete visto, di avere un spazio per poter mettere anche qualche cosetta. Ecco qua, una volta incastrato, come vedete, qualche cosetta. La ricarica la faccio vedere da questo lato qua, abbiamo il connettore e possiamo far uscire il filo qua in modo da poter chiudere la sella. Il caricatore è questo qui, il caricatore è questo che vedete qua, permeabile, e l'uscita è un 10 ampere, quindi per caricare 62 ampere di batteria, se è scarico, ci vanno circa 6 ore, poco più. Ovviamente parliamo dallo 0 a 100. Come vi dicevo, c'è un piccolo vano dove possiamo usufruire di questo piccolo sportino qua, perché qua diciamo che non si può mettere niente, perché sennò ci ballonzola tutto dentro. E abbiamo anche un gancio della spesa. Bene ragazzi, vi ho fatto vedere le caratteristiche, vi ho spiegato un po' il funzionamento, molto semplice come tutti questi mezzi, basta solo girare la chiave e partire. Addirittura possiamo farlo partire anche senza inserire la chiave, senza mettere il blocco, solo con anche il tastino dell'antifurto, perché è dotato anche di un antifurto che fa veramente tanto casino. Schiacciando 2 volte questo, sentite, e lui si è acceso. Pure lo spegniamo, posso mettermi il casco e fare un piccolo giro, andiamo a vedere effettivamente come in strada.
Conclusioni, io l'ho usato un po' di più di quello che avete visto ovviamente nel filmato, ma per non farlo troppo lungo, e devo dire che mi è piaciuto. Mi è piaciuto prima perché è molto confortevole, soprattutto l'ammortizzatore dietro, con questa sella veramente abbondante di spessore, attutisce molto bene qualsiasi asperità del terreno, mentre l'anteriore forse è un pelino troppo rigido. Come accelerazione devo dire che è pronto subito, istantaneo, non è brusco, quando acceleriamo va via molto bene, molto dolce ma molto progressivo, quindi in qualsiasi velocità quando noi molliamo e riacceleriamo ci dà la spinta, ma in maniera non esagerata, sempre sotto controllo. Velocità vi confermo che fa 75 all'ora perché è bloccato elettronicamente, quindi quando ne arriviamo a 75 vedete proprio che si blocca. E frenata, anche la frenata devo dire frena veramente molto bene, e devo dire che mi è piaciuto, un mezzo che comunque comprerei e non è detto che arriverà nel mio garage anche questo. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ricordatevi, iscrivetevi al gruppo Telegram dove siamo ormai 350 tutti appassionati di mezzi elettrici, iscrivetevi al canale, campanellina per i prossimi video, e se avete bisogno di un mezzo elettrico contattatemi che vi faccio un preventivo che magari non si sa mai, costa meno che altre parti. Al prossimo video da Credendario, ciao ciao!